e benvenuti nella terza lezione del corso di Tricotin con Macramalex. In questa lezione vi presento con un pizzico di orgoglio il mio template per l'alfabeto corsivo. È un ebook, è il primo ebook che faccio in assoluto, ci sono voluti mesi di lavoro perché ho dovuto creare ciascuna lettera tratto per tratto, quindi non è un font di quelli prestampati e riciclati, è proprio creato da zero. Questo template è in vendita, è la prima cosa che faccio in vendita dopo 3 anni di video tutorial gratuiti, è protetto sotto copyright, per cui non potete rivenderlo, non potete riprodurne pezzi perché siete perseguibili legalmente. Lo troverete in vendita in tutti i portali che vi lascio nella descrizione del video. E in caso non riusciate a comprarli da lì, scrivete a me, Macramalex, su Facebook, su Instagram. Bene, che cosa c'è in questo ebook? Sono 90 pagine. Vi direte, ma perché 90 pagine? Perché ci sono sì le lettere corsive, ma sono in 3 misure, 8, 10 e 12 cm, quindi 26 lettere ripetute per 3 volte, ciascuna con la sua dimensione. Poi troverete, chiaramente la presentazione, i miei ringraziamenti, un mini corso di Tricotin in cui vi guido all'acquisto dei mulinetti, dei fili metallici e dei filati, il corso per usare questo alfabeto, come stamparlo, come modellare le lettere, che è un po' contenuto anche nelle prime lezioni che ho fatto, nei primi video che ho fatto, riprendiamo questi contenuti. Oltre a questi contenuti che sono disponibili per tutti gratuitamente, chi acquista questo template avrà lettera per lettera, ci saranno dei video dedicati esclusivi per chi acquisterà l'ebook. Se vedete qua ci sono tutti i miei contatti, nel PDF che scaricherete potete cliccare e in tutte le scritte sottolineate ci potete cliccare, altrimenti ho messo questi QR code molto comodi da inquadrare che vi rimandano direttamente ai social oppure al corso, a questo video che sarà quello dedicato al template e insomma a tutte le varie playlist dedicate. Come utilizzare questo template? Voi riceverete un PDF, anzi 4 PDF, perché questo alfabeto è stato tradotto in 4 lingue, cioè italiano, inglese, francese e tedesco, grazie alla mia amica Lisa che lei è super con le lingue, ha tradotto tutto lei. Quindi riceverete 4 PDF, scegliete se siete italiane, chiaramente l'italiano, e come dovete fare per stamparlo? L'ho scritto qua. Dovete stamparlo in formato A4 con le dimensioni reali, non dovete né ridurlo né adattarlo a tutta pagina. Dimensioni reali 100%. Mi raccomando, è importante perché altrimenti la griglia delle lettere vi sballa, non saranno più 12, 10, 8 cm, ma possono stringersi o allargarsi. Mi raccomando, questo è fondamentale. Quindi, come vi dicevo, vedete, io cosa ho fatto? Le ho stampate, poi le ho messe in queste cartellette trasparenti in un raccoglitore ad anelli. È molto comodo. Poi ho suddiviso, come vedete, qua ci sono le lettere da 12 cm, qua quelle da 10 e qua quelle da 8, quindi mi sono divisa l'alfabeto, è comodissimo così. Qua poi ci sono anche i numeri, vi spoilerò, i prossimi template saranno quelli dei numeri. Bene,
quindi come vedete ci sono una marea di lettere. Come sono fatte le lettere, se rigiriamo così, sono fatte in questo modo. Come vedete qua negli angoli c'è l'indicazione anche dei centimetri e della lettera, così se scrollate in questo modo fate subito, capite qual è la lettera che vi serve, la trovate in fretta. Vedete 8 centimetri C, ok? Poi ciascuna lettera ha una sua griglia di allineamento. L'inizio è indicato con il cuoricino e poi ci saranno i numeri con le frecce da seguire per modellare la lettera. Il front e il back, non c'è neanche un back, qua c'è un back. A cosa stanno a indicare? Front vuol dire che dovete passare davanti il filo metallico, il back che dovete passarlo dietro. Cosa significano questi tratteggi? Significa che potete partire a fare la lettera da qui o da qui, vale a dire se non so, ad esempio state arrivando da una B, vi aggancerete in alto, non in basso. Invece state arrivando per esempio da una L, arriverete qua. Quindi il doppio inizio e questi tratteggi servono a questo. Anche la A può essere più comodo che scenda o che vada verso l'alto. Se dovete fare una L andrete su e non di qua. Ora vediamo nella pratica come utilizzarlo. Scriveremo insieme il nome Gioele. Le riprese sono state fatte volutamente in obliquo e un po' sfocate qui perché non voglio far vedere pubblicamente a tutti il template che andrà in vendita, ma nei tutorial esclusivi ovviamente le riprese saranno fatte frontalmente, nitide. Ci tengo a precisare questa cosa, non sono queste le riprese le riprese definitive delle lettere non sono queste, questo è sfocato volutamente, mi dispiace ma devo proteggere il nostro lavoro. Una volta stampato ed imbustato il vostro alfabeto, come si utilizza? Allora, per partire misuriamo quanto tubolare dobbiamo lavorare. Prendiamo il gomitolo e banalmente ricalchiamo le lettere, un po' così, non precisamente, però ci servirà per capire quanto tubolare dobbiamo lavorare. Io devo scrivere Gioele, che è il nome di mio figlio, secondo figlio. Ok, ho ripreso tutte le lettere, misuriamo, ci serviranno più o meno 8, 12, 16, 1,5 metri di tubolare. Restate un po' larghe con le misure perché è meglio averne di più piuttosto che di meno. Quindi ci segniamo 150 centimetri di tubolare. Prendiamo il nostro mulinetto e lavoriamo il tubolare. Nella seconda lezione del corso vi faccio vedere come lavorare il tubolare, vi lascio qua il link. Ho lavorato 150-160 cm, ho lasciato un po' di abbondanza, adesso vediamo come modellare le lettere. Prendiamo il nostro alluminio, in questo caso userò un alluminio da 2 mm perché è comodo da modellare, tanto è una scritta che resterà fissa, quindi non andrà toccata. Altrimenti potete utilizzare l'alluminio da 2,5 che è un po' più rigido. Se siete esperte, anche l'alluminio da 3 mm.
Ho preso anche la pinza e l'ago da lana. Io cosa faccio? Io preferisco infilare prima l'alluminio nel tubolare prima di modellare, perché altrimenti sinceramente è un incubo fare al contrario. Iniziamo facendo un occhiellino e facciamo scorrere tutto il tubolare all'interno. Facciamo scorrere l'alluminio all'interno di tutto il tubolare. L'occhiellino ci serve per farlo scorrere meglio, altrimenti uscirebbe fuori dalle maglie. Eccoci, sono arrivata alla fine. Ok, l'occhiello, come vi ho fatto vedere anche nella seconda lezione del corso, ci serve anche per fissare l'inizio del lavoro, per non fare uscire il filo d'alluminio. Passiamo 2 o 3 volte dentro. Ok, poi a me piace stringerlo, non scappa più da nessuna parte, siete sicure che non scappa più. Poi questa codina la infilate tra le maglie e la andate a nascondere e a tagliare l'eccesso. Ok, siamo pronti per modellare la lettera. Iniziamo con la G maiuscola. Si parte dal cuoricino, posizionate il tubolare, seguite le indicazioni e i numeri delle frecce. Quando modellate, nel frattempo, controllate che il tubolare, le maglie del tubolare siano dritte. State attenti a non torcerle perché altrimenti vi fa un brutto effetto. Quando arrivate a delle pieghe nette in cui dovete ribaltare il lavoro, usate la pinza perché è molto comodo. L'altra cosa che non vi ho detto è che io non ho tagliato ancora il filo di alluminio, l'ho lasciato attaccato perché lo taglierò alla fine. Ok. La G è finita, andiamo avanti, mettiamo la I minuscola. Quando fate le pieghe non tirate troppo il tubolare perché altrimenti l'alluminio vi scappa fuori. Utilizzate altresì le guide per allineare la lettera precedente. In questo caso non farò il risvoltino della I perché siccome sarà un cerchio dedicato ai Pokémon, penso di attaccarci una Pokéball qui. Però se volete mettere il puntino sulla I, vi lascio qui il link a uno short che avevo fatto in cui vi faccio vedere come cucirlo.
Ok, ho ripassato tutte le lettere, guardate che carino. Questo, ho usato il template da 12 cm, quindi è bello grosso. Faccio vedere come finire la scritta. Tagliate qua, tubolare un pochino più, l'alluminio un pochino più lungo, forse troppo, così va bene. Facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto all'inizio, facciamo un cerchietto, riprendiamo tutte le asoline. Una, due, tre, filato peloso che si divide, un po' infame, però vabbè. Potevo scegliere cotone, no, non devo complicarmi la vita. E vabbè. Ok, le abbiamo riprese tutte e quattro. Come abbiamo fatto all'inizio, passiamo 2 o 3 volte dentro l'occhiello. Ok, direi che 2 è più che sufficiente. Mi è uscito dal lago, ovviamente. Mettiamo sul retro la codina. Ovviamente adesso, avendo fatto questo mestiere, ho rovinato un po' l'ultima E, non è un problema, riprendo il template e rifaccio un po' la E. Ok, allora questo tappetino è un tappetino da cutter, da taglio cucito, è comodo perché ci sono appunto le linee dei centimetri e a lavoro finito potete riallineare bene le lettere. Non è obbligatorio, però dà una mano. Ok, in queste giunture, in questi incroci, potete utilizzare della colla a caldo per fissarli in modo che non scappino. Questa lezione sull'alfabeto è conclusa, spero che apprezziate il lavoro svolto in questi mesi. Fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere il prossimo template che vi piacerebbe vedere e ci vediamo alla prossima lezione.